Dopo la T abbiamo il gruppo N. Quello che stavo aspettando è che volevo fare Nasti. Tsunade. Tsunade. Ok. Qui non ci sono particolarità. Vi consiglierei di esercitarvi con i nomi dei personaggi in Naruto. Giusto. Bellissimo. Sasuke, Sakura, Naruto. Sasuke, potete scriverlo. Sasuke l'ho già individuato. Sasuke. Che poi, cosa importante della lettura giapponese, Gli accenti. non gli accenti, la pronuncia, nel senso che tendono a non pronunciare molto la U e la I. Infatti è Sasuke. Sasuke. Ma anche lo sci, no? Non è proprio sci. Quella I è un po' più lieve. Però a volte mi è capitato di sentire che quando vogliono scandire lo sì. dicono sci. Sì. Soprattutto a fine frase, Come? Soprattutto a fine frase. Soprattutto a fine frase, sì. Scusate un attimo, quindi noi stiamo andando a 5-5 adesso, no? I gruppi sono di 5. Ok, quanti ce ne sono? Sono 5 per 10. 5 per 10. 10 gruppi. Sono 5 per 10, ma Però c'è un gruppo strano. c'è un gruppo da 3 e uno da 2. E uno da uno. E poi c'è la N che decide da sola di essere... Di morire da solo. Cioè c'è il gruppo della N, Che è in cui si allega alle 5 vocali, però è l'unica consonante che può stare anche da sola. Tipo Doraemon. Che si legge Doraemon. Esatto, la N da sola. C'è anche un'altra parola molto importante dove c'è la N da sola. Ve la scrivo direttamente, poi la cancello. Vai Roberto? Oddio, aspetta. Eren. No, quello Però è un ga. Il primo è un ha. Mao. No. Manga, sono un cretino, sì. Manga. Ah, Sì. Così, giusto un off topic. Torniamo al gruppo. Stavamo al na. Na? Stiamo facendo la. N. Che poi a me basta poco e mi dimentico i caratteri. No, secondo me è più difficile di tutti. Poi è un po' soggettiva la cosa, però Io ormai per lo me perché era più difficile praticamente. Ora quando le cose sono Esattamente. più difficili ti focalizzi e ne impari. lo so. Il na è più difficile. Ecco. Sì, sono tre cose diverse. Ma va, metti una più, una alfa e un apice. Ma Semplicissimo per il matematico fare la Secondo me è il no Il difficile. nome è difficile, ragazzi. Questo lo faccio meglio perché in realtà lo Guarda trovate. che il nome non è difficile, ragazzi. No, ma non è difficile, ma rispetto agli altri. Sì, no, ma è sempre una parentesi, una specie di funzione che finisce con un alfa. Per il matematico è facile. Ok. Il ne è carino pure, Poi questa è una Z sbarrata. Oh, una cosa è certa, Che finisce quando con vedrete alfa. i caratteri del gruppo N li riconoscerete subito. Questi sono proprio tondeggianti Tutti, sì, come sì. caratteri. Tutti e Poi l'altro che 5. riconoscerete tipo sempre in mezzo alle frasi è il no. Il no è una particella importantissima, è la particella del genitivo sassone. Ce n'è un esempio molto Ovunque sta... importante che sicuramente Andrea conosce. Una cosa che sai dove c'è il no. Io lo so. Io ho Quando- capito. Ah sì, io ce l'ho. Io ho capito. Io ce l'ho Quando- una. No, è una cosa di karate. Ah, no. Mugiwara no Ruffy. Sugi no kata. Mugiwara no Ruffy. Mugiwara no Ichimi. Ma che guarda Ruffy? Ce n'è un'altra ancora più importante. Shingeki no Kyojin. Però avevo pensato io. Shingeki no Ah, Kyojin. Shingeki no Kyojin. Che prenderò il debito, mannaggia. Il gigante d'attacco. Già. Il prossimo è il gruppo della H, che è particolare perché loro la pronunciano. Per noi è muta la H, Ok. giusto? Invece per loro no, per loro lo devi dire quell'aspirazione, Questa è quella una F praticamente. ha, lo devi far sentire. Hai. Ha. Devi proprio alitare, devi sentire proprio il pesce. Non così forte, però si deve Devi sentire. Cioè, quando dici quella famosa isola a nord del Giappone che si chiama, Hokkaido. Hokkaido. non devi dire Hokkaido, ma devi Hokkaido. poco far sentire che è Hokkaido. Hokkaido. Ragazzi, Siamo le a me ufficiali. mi piace parlare giapponese come se fossi in un anime. Scusate. Giusto. Ah no, fermi. Qua c'è Che una vuoi? parentesi importante. No, mo che l'avete cacciata. Nani. Cosa? Nani.
Cosa vuol dire? Sì, lo so che vuol dire cosa. Mhm. Però volevo magari se ci fosse una Qualche cosa aneddoto aggiuntiva, qualche aneddoto, particolare. perché no, è un'espressione famosissima che è nata da Kenny il guerriero. E quindi non so se c'è qualcosa da dire su questo Nani. Semplicemente il, come si chiama? Il question tag del cosa. Ok, va bene. Comunque niente, è semplicemente diventato famoso perché quella frase di quella Sì, puntata lì c'era. a livello di fama, sì. Però la cosa divertente sono le intonazioni con cui lo dicono. お前はもう死んでいる。何？ Poi a livello grammaticale l'unica differenza è che può essere nani se sta magari da solo come nani, oppure se c'è il verbo dopo può diventare nan e basta. Nandeska? Cos'è? Nandeska. Quindi eravamo al gruppo, quello che vi dicevo, particolare della H, perché la varia associazione con le vocali c'è per tutte e cinque, però provate a dire HU. Fu! Devi Scatarramento! scatarrare. Scatarrare! A te sembra che stai dicendo hu o qualcos'altro? Fu. È come dire fu. Quindi per loro hanno detto, vabbè, che cosa scrivere fu a fare se tanto uguale a fu? Scriviamo fu Devi sparmi direttamente. la cola e le corde vocali. Tipo fune, no? Che vuol dire nave. Sì. Quando la fune della nave è la nave stessa. Questo è ha, però attenzione che quando compone le parole Io mi confondo. è ha, ma quando vale come particella, ed è forse la particella più importante perché è la particella del soggetto, si legge watashi wa. In realtà sarebbe hatashi. No, quello è un altro proprio carattere. Wow, è proprio un altro carattere, lo vediamo ok. dopo. Allora, Questo solo quando è particella si legge wa. Tipo facci un esempio così capiamo bene. Un esempio di frase o... Un esempio della particella? Sì, per distinguere i due. Tipo ha e wa. Quando andrebbe ha e quando andrebbe wa. Ok. Esempio hashi. Hashi? Hashi può significare, se non sbaglio, o Gamba. no. Hashi scritto così è o le bacchette Ah, è vero, sì, è bacchetta o il ponte. Ponte. Ok, sì. Hashi. Se invece sta come particella, dopo un soggetto si legge wa. però diciamo, l'hiragana è sempre quello. L'hiragana è sempre quello, però sì, l'hiragana è sempre quello, ma quando fa parte di una parola, no? Raramente trovi l'hiragana. Perché quando c'è un sostantivo, solitamente lo trovi scritto in kanji, quindi non lo vedi quello. Lo vedi al 90% in una frase, lo vedi quasi sempre come particella. Perché questo di solito lo vedi scritto in kanji. Le parole con ha, maggior parte sono tutte in kanji. Poi c'è il kanji di ha. Sì. C'è il kanji di ha. No, non esiste il kanji di un carattere solo. Deve Le essere... parole che iniziano con ha, la maggior parte sono tutti kanji. Sì. Ok. Beh, Quindi non per comunque- forza iniziano con A, può anche stare in mezzo alla frase. Comunque il kanji da solo ha sempre un significato. Sì. Rappresenta sempre Una parola. Sì, una una cosa parola. che ha un significato, insomma, non può essere solo un carattere traducibile con un semplice hiragana. Deve aver senso per forza, a meno che quel semplice hiragana non ha un significato da solo. Questo è il kanji di Wadashi. Che vuol dire watashi wa? Io. Ah. No, io, perché il verbo ancora Sì, non l'ho hai scritto. ragione, sì. E io e wa è la particella del soggetto, che essendo particella si legge Wa. wa. Qui ho scritto watashi, l'ho scritto in kanji però. Volendo potevo scriverlo anche in hiragana e sarebbero stati wa, ta, shi e poi il wa della particella. Sarebbero stati 4 hiragana di fila. Tu lo sai che quello significa watashi e ok, però è un po' complicato a livello visivo capire, distinguere dove finisce la parola e dove inizia la particella, quindi perciò si mette il kanji. Torniamo al gruppo. Hashi ha detto che era ponte e bacchette, giusto? Bacchetta. Sì. Sì. Poi il hu o fu, in realtà fu, è un po' particolare perché Sì, è un bastardissimo quella roba. è un... non so, a voi che sembra? Il carattere xiao in cinese vuol dire piccolo. È curvo perché in cinese è dritto con... Guarda, no, lo faccio un po' vedere. diverso. Già, forse questo è un po' più... un po' più Simile. così. Ecco. Ho.
Quindi è fu, non è hu. Fu. È uguale. Cioè quando dici hu, quel h è quasi una F. Chi non lo so perché mi sembra una mucca. Sì, è Chi è una vero. mucca? La chi. A me sembra una lingua. Anche La chi è una lingua. Hi. Sì, sì, oddio sì. Poi c'è il gruppo della M. Come avevo scritto prima, avevo scritto in manga. Mami, mu, memo, questo non ci sono problemi di pronuncia, di fonetica, è classico. Ma la prima stanghetta è obliqua? O... No, Cioè basta poco per confondersi con la ho. Sì, che cambia? sì, Perché c'è la stanghettina davanti, diciamo, no? non solo. È quello che mi confonde ogni tanto perché basta poco per non ripeterti. Sì, non sto capendo la differenza. C'è la stanghetta davanti. Allora, la stanghetta davanti è questo. Ah, questa qui? Allora, la O qua sopra, qui è chiuso. È chiuso. Non va oltre. Ah, ho È capito. vero, è chiuso. Invece Ah, va sopra. il ma esce sopra. Ah, io ho Come sbagliato. faccio allora? Diciamo, al ma esce fuori. Mhm. Allora un po' non esce fuori. Mi. Adesso potete scrivere in casa. Questo sì, però l'ho fatto veramente, Casa, veramente casa. brutto. Mo è particolare perché c'è questo tondino che in realtà sta un po' in mezzo e poi c'è la riga che scende e gira. Il me, come vi dicevo prima, è simile al nu, tranne per l'alfa finale. Questo è l'occhio, no? Questo è l'occhio. L'occhio. Beh, dai. Eh beh, un occhio, dai. L'occhio perché a me vuol dire occhio in giapponese. Anche. I giapponesi sono clever. Ma io non vedo l'occhio. Ma non è possibile, scusa. Ma è una pupilla, Guarda, palesemente. questa è una pupilla e questo è un occhio, dai. Sembra pure un pesce. Quando arriviamo a Go? Vai. Già fatto. Quando abbiamo fatto Go? L'abbiamo semifatto, diciamo, dai. No, è impossibile. Abbiamo fatto il 50% del go. Sto aspettando per fare Goku. Ci verrà un po' per il go. Vabbè, aspetto lo spoiler.